Ciao, oggi realizziamo insieme questa sciarpina all'uncinetto che ricorda tantissimo la Sophie Scarf fatta a maglia. La mia misura circa 110 cm di lunghezza e nel punto più largo è larga 14 cm, ma durante il video ti darò tutte le indicazioni per poterla realizzare nella misura che più desideri e con i filati che più ti piacciono. Quindi andiamo subito a vedere come farla e quali materiali ho utilizzato. Volendo farla un pochino più grossa, io ho utilizzato un filato di Kei, ovvero un double knitting, che in Italia dovrebbe corrispondere ad un numero 3, però a doppio capo, che quindi è diventato un worsted, un 4 sui gomitoli italiani, e l'ho utilizzato con un uncinetto numero 5. Quindi per prima cosa facciamo il nostro cappio. Tutto quanto il lavoro andrà fatto a mezza maglia alta, che è uno dei miei punti preferiti. Quindi facciamo 2 catenelle ed entriamo nel punto, carichiamo, nella prima catenella facciamo una mezza maglia alta. Ora ci alziamo di 2 catenelle e giriamo il lavoro portando il filo corto, quello dell'inizio del cappietto, verso di noi. Quindi a questo punto vedremo un punto. Noi non andremo a lavorarlo normalmente, quindi passando sotto a tutto quanto il punto, ma lavoreremo in costa dietro. Quindi entreremo nel centro della nostra catenella e prenderemo solamente la parte più esterna. E in questo punto farò 3 mezze maglie alte, tutte quante nello stesso punto. Tutto il lavoro andrà fatto a mezza maglia alta in costa dietro. Mi alzo di 2 catenelle, giro il lavoro, a questo punto ho 3 punti, li vedi? Carico il filo e continuo a lavorare a mezza maglia alta in costa dietro per 3 giri. Quindi faccio 3 mezze maglie alte in costa per 3 giri. Secondo giro, 1, 2, 3, 2 catenelle, mi giro e terzo giro, 2 e 3. Abbiamo fatto la punta della nostra sciarpa. Cominciamo quindi con i giri di aumenti. Facciamo 2 catenelle e in questo giro cominciamo con le solite 2 mezze maglie alte singole in costa dietro, ma attenzione, nell'ultimo punto comincerò ad aumentare. Quindi in questo punto carico il filo ed entro 2 volte, quindi faccio 2 mezze maglie alte all'interno dello stesso punto. Ora, quello che ti consiglio io è di prendere un marcapunti, non me l'ero preparato, adesso ne prendo uno, un marcapunti e metterlo semplicemente da questo lato, perché gli aumenti andranno fatti tutti quanti nello stesso lato. Quindi avremo una parte della sciarpa che sarà sempre dritta e l'altra invece che aumenterà e diminuirà. Quindi 2 catenelle in aria, giro il lavoro e comincio a fare 3 giri normali e al quarto un aumento, sempre dallo stesso lato. Quindi primo giro, 2 catenelle, giro, secondo giro, sempre singoli, 2 catenelle, terzo giro, di nuovo 2 catenelle, mi giro e in questo giro farò un altro aumento finale.
vedete, è il lato nel quale abbiamo il marcatore. Quindi nell'ultimo punto andremo a fare 2 punti nello stesso punto e continuiamo così facendo 3 giri singoli e un aumento nel quarto giro finché non avremo raggiunto 26 giri in totale. Abbiamo raggiunto i 26 giri e adesso ti insegno come contarli. Quindi ci sono i primi 2 giri della punta e poi andremo a contare ogni riga di queste in rilievo varrà come 2 giri, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 più le 2 iniziali che sono 26 e a 26 giri dovremo avere 10 punti. A questo punto la mia sciarpina misura di larghezza è circa 10 centimetri, quindi se hai utilizzato un altro tipo di filato e vuoi avere le mie stesse misure, regolati semplicemente con i centimetri. Da questo momento in poi cambieranno i giri degli aumenti. Quindi invece di fare un aumento ogni 3 giri, come facevo prima, farò aumenti a giri alterni, quindi sarà ancora più semplice. Facciamo quindi il primo giro, che è quello di ritorno, senza aumenti, quindi un punto in ogni punto in costa dietro, 2 catenelle per alzarci, giriamo il lavoro, a questo punto ci troveremo dal lato del marcatore e qui nell'ultimo punto ci ricorderemo che dovremmo fare un aumento e faremo così per 10 giri. Quindi fino ad arrivare al giro numero 36 continueremo a fare giri aumentando semplicemente un giro sì e un giro no, avendo l'accortezza di farlo nel lato in cui abbiamo il marcatore, perché così la nostra sciarpina avrà un lato che sarà tutto quanto dritto e l'altro invece che avrà una forma di una onda, insomma, andrà ad aumentare e poi a diminuire. Ci vediamo quindi quando avremo raggiunto il giro numero 36. Eccoli qui, andiamo a contarli. Quindi abbiamo i primi 2 giri che sono la punta, 2. Poi cominciamo con le righe 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36. A questo punto la mia sciarpina avrà raggiunto la lunghezza che io desidero per i lati, senza il bordo centrale che è tutto uguale, e andrà a misurare circa 45 centimetri.
In altezza avremo invece circa 14 centimetri e un totale di 15 punti. A questo punto andremo a fare semplicemente 9 giri senza aumenti, perché in questo modo faremo la parte centrale della nostra sciarpina. Ricordati sempre che tu, modificando il tipo di filato, il tipo di uncinetto che usi, puoi determinare la lunghezza e l'altezza della tua sciarpina. Quindi se tu la desideri più piccola, dovrai semplicemente diminuire questi giri, i giri centrali e i giri con gli aumenti. O se la vorrai ancora più lunga e ancora più grossa, continuerai ad aumentare. Stessa cosa farai qualora utilizzassi un altro tipo di filato, un filato un pochino più sottile. Quindi in realtà è molto semplice da fare ed è semplice anche da modulare in base alle tue esigenze. Finiti i 9 giri o comunque tutti i giri che avrai voluto fare per avere la parte più larga, insomma, della tua sciarpina, quella in alto, sempre dal lato dell'aumento cominceremo a fare delle diminuzioni. Quindi cominciamo il 10° giro, che è un giro di ritorno rispetto al giro delle diminuzioni, semplicemente facendo una mezza maglia alta in ogni punto, in costa dietro, in questo modo. E quando mancheranno 2 punti andremo a fare una diminuzione. Sarà sempre il lato dove prima avevamo fatto gli aumenti. Quindi carichiamo il filo, entriamo sempre in costa dietro, carichiamo, portiamo fuori, abbiamo 3 asole, ora invece di chiuderle andiamo nel punto successivo, quindi carico, entro, porto fuori e di asole ne ho 5 e chiudo tutto quanto. Catenella in aria, avrò così fatto una diminuzione e quindi proseguo facendo sempre giri alternati per altri 10 giri, questa volta sostituendo gli aumenti alle diminuzioni con le diminuzioni, sempre dal lato dove avevamo fatto gli aumenti, e quindi faremo di nuovo questa curva discendente. Terminati i nostri 10 giri alternati, quindi saremo arrivati al giro 56, continueremo a fare diminuzioni, ma questa volta per gli ultimi 10 giri ogni 3 giri. Quindi faremo un giro di andata, un giro di ritorno, un altro giro e nel quarto andremo a fare una diminuzione, sempre nel lato dove abbiamo il marcatore, quindi dove prima avevamo gli aumenti. Questo ci permetterà di continuare a diminuire fino ad arrivare alla punta della nostra sciarpa. Come vedete, quindi il procedimento è davvero molto semplice e può essere adattato a tutte le vostre esigenze. Potete farla in cotone, potete farla in mohair, potete farla in alpaca. Io ne ho fatta una in alpaca per il corso, per il workshop, l'ultimo workshop che ho fatto, semplicemente aumentando e diminuendo i giri con gli aumenti e specularmente facendo le diminuzioni. Quindi se i vostri giri con gli aumenti saranno 15 invece di 10 come i miei, dovrete fare poi 15 giri con le diminuzioni. Tu continua a lavorare, noi ci vediamo alla fine della sciarpetta, alla punta. Siamo arrivati alla fine della nostra sciarpa, quindi a questo punto negli ultimi 2 punti dovremmo fare semplicemente una diminuzione. Carico, entro di nuovo nel punto seguente, carico e chiudo tutto. E avrò fatto anche l'altra punta, che come vedi è assolutamente uguale alla punta precedente.
Ora non andiamo a tagliare il filo perché andremo a tessere direttamente tutto quanto il bordino. Quindi continuiamo, facciamo una catenella e nel punto successivo faremo una maglia bassa. Quindi andremo a tessere delle maglie basse semplicemente entrando nei punti che ci troveremo di fronte e faremo così per tutto quanto il bordo, quindi sia da questo lato che poi dall'altro. Questo per rifinire un pochino la nostra sciarpina. La Sofì Scarf originale prevede un bordino che si chiama I-cord, mi sembra, che è fattibile anche questo all'uncinetto, però rende ovviamente tutto un pochino più difficile. Noi faremo semplicemente una maglia bassa in ogni punto e ti assicuro che il risultato sarà comunque molto gradevole. Una volta arrivati quindi dall'altra parte, quindi nella punta, dovremmo proseguire semplicemente dall'altro lato. Te lo faccio vedere così magari ti risulta più chiaro. Faccio l'ultimo punto proprio dove c'è il nodino della mia punta. A questo punto giro il lavoro portandomelo tutto sulla sinistra. Avrò il marcatore quindi dall'altro lato. Io nascondo anche subito un pochino di fili del cappietto iniziale e continuo a lavorare semplicemente una maglia bassa in ogni punto che mi si presenta vicino, anche per tutto quanto l'altro lato. A questo punto finalmente potrò togliere anche il marcatore. Eccoci alla fine. Questi sono gli ultimi punti del mio bordino e sono arrivata quindi dove l'avevo iniziato. Nell'ultimo punto faccio una maglia bassissima, semplicemente. Ora taglio il filo e sfilo e con l'ago vado semplicemente a nasconderlo. In questo caso io prendo entrambi i fili ed eccola qua la nostra sciarpina finita. Molto molto carina e comoda soprattutto per la primavera. Andiamo ad arrotolarla come la Sofì Scarf per simulare il nostro cornetto. Quindi arrotoliamola piano piano su se stessa e alla fine eccolo qua, il cornetto di Sofì Scarf. Se il tutorial ti è piaciuto, seguimi e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Ciao!